Secondo me questo aspetto dell'essere umano è super sottovalutato e invece ha un impatto potentissimo in positivo o negativo a seconda di come viene coltivato, viene nutrito. Può essere un collo di bottiglia estremo oppure può essere ciò che ci rende la vita veramente eccezionale o altamente sopportabile a seconda delle nostre possibilità e della nostra storia personale. Ne parliamo insieme di questo elemento magico, di questo ingrediente segreto del benessere e del fare in modo che noi possiamo veramente esprimere al massimo il nostro potenziale in questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Ciao, io sono il dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda, e oggi voglio condividere con te in questo episodio parlarti di questo elemento, di questo ingrediente segreto, magico, fantastico, ma magico, segreto e fantastico semplicemente perché è abbastanza sottovalutato e molte persone, secondo me, non tengono abbastanza conto che in realtà senza lavorare su questo ingrediente spesso tutto l'impegno, tutto lo sforzo, tutte le buone intenzioni si sfracellano contro una parete, anzi spesso poi portano proprio alla delusione totale. Quindi direi di metterlo in evidenza. E di cosa sto parlando? Quindi senza più fare giri di parole, anche se come vedi dalla mia t-shirt mi piace procrastinare più avanti le risposte o le cose che dico, parliamo di atteggiamento. L'atteggiamento è la nostra disposizione verso delle realtà, verso dei concetti, quindi come siamo predisposti a vedere una determinata realtà e quindi va a connotare quella realtà di una luce positiva per noi o di una luce negativa, andando nel sodo, diciamo in soldoni, e come noi vediamo positivamente o negativamente, male o bene, marchiamo in questo modo una determinata realtà che può essere delle più disparate. Quindi parliamo del nostro atteggiamento nei confronti di qualsiasi cosa, quindi potrebbe essere l'atteggiamento verso il lavoro, l'atteggiamento verso lo studio, l'atteggiamento verso noi stessi, l'atteggiamento verso le persone, l'atteggiamento verso categorie di persone, l'atteggiamento verso la tecnologia, l'atteggiamento verso lo sport, quindi come noi viviamo quel tipo di cosa e come siamo predisposti, quindi se siamo riluttanti oppure se siamo ben disposti a, e questo dipende, quindi la nostra disposizione dipende dall'atteggiamento, quindi da come noi vediamo quel tipo di realtà. Quindi diciamo che sostanzialmente esistono un atteggiamento che può essere un po' più generale, quello nostro stabile nei confronti del mondo, della realtà, di come approcciamo la nostra quotidianità, e poi possiamo avere un atteggiamento più o meno positivo o negativo nei confronti di tutto quello che dobbiamo vivere, quindi essere indisposti o essere disposti. Quindi noi vediamo, possiamo andare a leggere il nostro atteggiamento sulla base della nostra disposizione verso qualcosa o la nostra indisposizione verso qualcosa. Ora, perché è molto importante questo? Perché se non si parte dall'analisi del nostro atteggiamento nei confronti di qualsiasi progetto che noi ci
proponiamo di realizzare e rischiamo di fallire ancora prima di iniziare, appunto, o comunque di spendere energie, sforzi senza riuscire e fallendo miseramente, quindi non riuscendo né a goderci il processo né riuscendo a raccogliere i risultati. Quindi è molto importante che il nostro atteggiamento di partenza e poi lungo il percorso sia di un certo tipo, pena il nostro fallimento è un'esperienza negativa rispetto a quello che vogliamo affrontare. È molto importante essere come dire, onesti con se stessi nella lettura, senza doversi giudicare se non si ha un atteggiamento positivo verso qualcosa. Ci sono sempre delle ragioni per cui non c'è un atteggiamento positivo, quindi ad esempio in psicologia scolastica l'atteggiamento verso la scuola è un predittore molto importante di successo scolastico, appunto, oppure di abbandono scolastico. Quindi se io cerco di imparare dei metodi di studio, fare lezioni di recupero e così via, senza che prima sono andato a modificare il mio atteggiamento verso lo studio, rischio di autosabotare tutto quel mio impegno perché in realtà era a monte, era fallimentare, quindi non c'era questo desiderio di riuscire realmente a, come dire, è come se io riesco in qualcosa che mi sta sulle balle, cioè non è possibile questo, quindi noi poi attiviamo dei meccanismi di sabotaggio se non abbiamo un atteggiamento positivo nei confronti di quella cosa. Quindi atteggiamento può essere anche nei confronti del cambiamento, quindi se io dico che palle, devo cambiare, madonna mia, che palle questa cosa, e quindi non ho invece un atteggiamento costruttivo, positivo, entusiasta nei confronti, devo andare a indagare come mai non sono positivo, perché anzi in realtà questo lavoro di indagine mi può spianare la strada su dei cambiamenti che devo fare per poi poter raggiungere invece il risultato che mi richiede di dover passare attraverso quei tipi di attività, esperienze che invece sono necessarie per raggiungere un risultato che io desidero. Quindi io posso desiderare qualcosa ma avere un atteggiamento negativo nei confronti di tutto ciò che è richiesto per arrivare a questo risultato e quindi il fallimento è già scritto. È meglio che me sto fermo se prima non mi dispongo positivamente verso tutto ciò che è richiesto lungo il percorso. Facciamo un esempio: se io per esempio dico sarebbe bellissimo diventare ricco ma ho una disposizione negativa verso le persone ricche o lo status di ricchezza o come dire tutto ciò che è richiesto fare, le azioni o comunque tutto ciò che è richiesto per diventare ricchi, sarà difficile che io diventerò mai ricco, e magari una volta raggiunto, magari a culo compro, mi regalano un gratta e vinci a 2 euro, lo gratto e vinco, cosa che non ti consiglio perché è abbastanza rara, cioè nel senso quasi improbabile, però appunto 2 euro all'anno si possono pure spendere, ecco, come si dice, giocare responsabilmente, ma non di più. È probabile che tu quella somma di denaro poi la perdi, ma anche solo per il sabotaggio derivato dall'atteggiamento, oltre al fatto che magari non sai usare i soldi, perché appunto essere ricchi è anche un'abilità che richiede tante sottoabilità, quindi non è soltanto, quindi maneggiare l'economia e quindi questo tipo di cosa richiede tutta una serie di strutture, abilità e così via, che ora non ne parliamo, ma se vuoi faremo una puntata sulla ricchezza comoda, seguimi per questo argomento. Quindi abbiamo detto che un aspetto fondamentale da sondare è proprio l'atteggiamento. Immaginiamo ad esempio che tu vuoi fare un percorso di crescita personale tua, quindi dici io non credo alla psicologia, non credo al cambiamento, sono restio a cambiare e quindi vado con un atteggiamento, come dire, già che voglio confermare la mia credenza negativa. Quindi in questo senso con questo atteggiamento qui è molto probabile che tu
andrai per confermare di avere ragione, ma a questa conferma ti si ritorcerà contro, invece che essere aperto alla disconferma e quindi anche di, come dire, di aprirti a una possibilità e quindi di affidarsi, cioè quindi affidarsi è un modo di mettere in sospensione il proprio atteggiamento nei confronti di qualcosa, esplorare realmente quella realtà e poi capire se fa per noi o meno, ma sospendendo il giudizio. Quindi la sospensione del giudizio è uno strumento che permette di modificare il nostro atteggiamento perché abbiamo un'esperienza diversa della cosa. Quindi immaginiamo che una persona ti sta antipatica e quindi hai un atteggiamento di chiusura nei suoi confronti. In realtà noi possiamo, come dire, sospendiamo il giudizio negativo e facciamo un'esperienza proprio sensoriale vera, senza valutare questa persona. Ti sarà capitato spesso che persone che all'inizio ti avevano fatto un impatto di repulsione, avendo modo di conoscerle meglio senza avere questa tara, no? Che poi spesso l'atteggiamento va a strutturarsi in pregiudizi nei confronti di determinate cose, quindi noi dobbiamo sempre evitare di chiuderci nella rigidità, fermo restando che avere dei punti fermi è importante, ma quando richiesto è bene saper, come dire, non togliere quel tipo di paletto. Quindi il discorso è, fino a quando il paletto è funzionale bene, quando c'è da rimuoverlo un attimino andiamo a fare una valutazione attenta. Quindi in questo caso magari noi possiamo cambiare l'atteggiamento, quindi l'atteggiamento è qualcosa che noi possiamo cambiare, spesso può essere frutto anche di esperienze, quindi un atteggiamento protettivo che ci serve a proteggerci da esperienze negative e quindi possiamo sviluppare diffidenza, sfiducia, che facendoci diventare un po', avvelenandoci come delle persone che diventano ciniche nei rapporti con deluse e disilluse nei confronti della realtà, che comunque è meglio che essere delle persone entusiaste con fiducia cieca nel mondo, no? Quindi in questo senso possiamo leggere il nostro atteggiamento, diciamo, di sfiducia come frutto di esperienze e quindi la predisposizione più funzionale, più costruttiva rispetto alla realtà. Quindi questo è il punto, non è che essere positivi è buono, è essere negativi è cattivo. Noi dobbiamo capire qual è l'atteggiamento che ci permette di proteggerci, di esprimerci al meglio, di esprimere il nostro potenziale, di ottenere il massimo da quell'esperienza che stiamo vivendo. Altrimenti non la viviamo e basta. Fine. Quindi il discorso è: sto vivendo, ho l'atteggiamento che esce fuori da me spontaneamente, quindi non è qualcosa che mi sono forzato, è qualcosa che mi fa rendere al meglio in questa situazione, oppure rischia di sabotarmi, autosabotarmi mentre io sono in cammino rispetto a questa cosa qua, per poi dire vedi che c'avevo ragione o come dire, accusare altri all'esterno per quello che è successo. L'aspetto importante dell'atteggiamento è quello che ci aiuta a vivere bene, non solo perché ci permette di raggiungere i risultati, ma anche perché ci permette di vivere bene anche situazioni problematiche e quindi di affrontare al meglio le situazioni problematiche senza che ci bruciamo mentre cerchiamo di affrontare questi problemi. Quindi anche una benzina che ci sostiene e ci supporta nell'andare avanti nelle cose. Quindi è molto importante che non abbiamo un atteggiamento forzato, ma un atteggiamento autentico, qualcosa che noi diciamo sono predisposto positivamente perché c'è un senso in questa predisposizione, lo sento fortemente questo atteggiamento positivo nei confronti di questa cosa qui, e senza che mi vada poi a bruciare sia nell'aspettativa e sia nella delusione di quello che va ad accadermi nella vita. Quindi un atteggiamento forte è un atteggiamento che mi protegge anche da aspettative deluse e quindi non diventa ok, mi pongo così e in questo modo verrò ricompensato perché ho avuto un atteggiamento positivo nei confronti del mondo, guarda come vengo ripagato. L'atteggiamento è sganciato dai risultati, il miglior atteggiamento è sganciato dai risultati, è quello che
ti permette di ottenere una vittoria a prescindere da come vanno le cose, quindi ed è quello che ti permette di ammorbidire tutto quello che stai vivendo e di affrontarlo nel modo migliore. Quindi la ricerca è proprio di, in questa situazione, qual è l'atteggiamento più funzionale a. Uno degli atteggiamenti che può essere definito l'atteggiamento sportivo, come qualche autore l'ha definito, è un atteggiamento tra quelli più funzionali, cioè quello di prendere la vita in maniera sportiva, come si suol dire, e quindi di viverla come un gioco, come qualcosa in cui accetto la sconfitta. Poi chiaramente atteggiamento sportivo ci sono delle variabili, perché io potrei dire voglio vincere per forza, quindi penso troppo alla vittoria, invece che quello di che effettivamente nasce. Per questo lo sport spesso è suggerito non solo per quanto riguarda i benefici diciamo al corpo, al benessere fisico, ma soprattutto perché va a formare, modellare una personalità con un atteggiamento che aiuta nella vita, in qualsiasi situazione, anche se poi non fai lo sportivo professionista. Una delle cose che più aiuta, proprio perché vivi in una realtà che modella quel tipo di atteggiamento. Quindi molte volte il contesto modella il nostro atteggiamento e poi il nostro atteggiamento modella la nostra realtà, ci porta verso delle cose, ci porta verso altre e ci colora l'esistenza. Non è un caso che il coaching nasce proprio in ambito sportivo, perché appunto nel tennis nasce il primo, diciamo, mental coach che appunto sviluppa un modello per lavorare sulla mente dei tennisti, e quindi di andare a lavorare sul loro focus, sul mindset, come si dice, e chiaramente tutta la parte di lavoro su di sé, anche dell'atteggiamento, è fondamentale. Quindi sicuramente portare l'attenzione su quello che è l'atteggiamento che hai, e l'hai scelto o l'hai subito, è qualcosa che si è innestato in te, quindi il problema diventa proprio, il primo livello è l'atteggiamento, come diciamo per esempio per la scuola, che ti va a limitare e impedire di raggiungere qualcosa che veramente ti interessa. Chiaramente l'atteggiamento è anche basato sulle nostre capacità, sulla nostra percezione di capacità e di abilità nei confronti di qualcosa, e quindi in questo caso anche l'avere un buon atteggiamento nei confronti di quelle che sono le nostre incapacità ci permette di dare il meglio di noi senza indisporci nei confronti di qualcosa solo perché non ci sentiamo abbastanza bravi. Quindi un buon atteggiamento sulle nostre incapacità, di supporto, di sostegno e di incoraggiamento, di autoincoraggiamento nei confronti di questi aspetti è fondamentale. E chiaramente quindi questo è strutturato su 3 livelli, che sono le convinzioni che nutriamo nei confronti di qualcosa, quello che sentiamo rispetto a qualcosa, quindi l'aspetto più emotivo, che chiaramente è collegato alle convinzioni, e poi il comportamento, quindi come noi reagiamo sulla base di questo atteggiamento che abbiamo nei confronti di una data realtà. E chiaramente andare a lavorare su tutti questi livelli permette di modificare il nostro atteggiamento, e come in una puntata ne parlo, chiaramente il livello percettivo è quello più importante, quindi costruire un contesto dove è più favorevole che nasca un certo tipo di atteggiamento, poi fa sì che si sviluppa questo atteggiamento e noi poi possiamo aprirci a quella realtà dando il meglio di noi stessi. Per cui mi auguro che tu faccia questa analisi, fammi sapere che atteggiamenti hai riscontrato in te, da dove nascono, quali sono le origini e come poterci lavorare secondo te per poter migliorare questo atteggiamento e quindi disporti meglio verso qualcosa. E se hai altre domande o qualsiasi cosa, io sono qui. Un abbraccio dal dottor Emilio Gerboni, stay cushy not pushy, e ci vediamo al prossimo episodio di Comfort Zone. Ciao. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni.
Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.